Prima abbiamo parlato degli impianti cocleari. Sì. Come mai diciamo gli impianti sono, diciamo, hanno funzionato rispetto a quelli della retina? Cioè cos'è che cambia? È più difficile, più facile? Allora, più difficile, più facile non lo so, nel senso che in qualche maniera il sistema nervoso è complicato tutto, quindi non so neanche se si possa allora, tendenzialmente da ingegnere uno direbbe che è più facile l'impianto cocleare perché il sistema visivo è quantomeno bidimensionale se non tridimensionale, diciamo è bidimensionale sulla retina, poi in realtà la percezione visiva è tridimensionale, però questo è un altro discorso, però diciamo la retina è bidimensionale, Sì. no? Mentre la coclea è unidimensionale, è una spirale ma viene linearizzato e ogni punto corrisponde a una frequenza, no? Mentre in realtà nella retina ogni punto corrisponde a una coordinata XY, quindi questa differenza l'ingegnere direbbe così. Nella retina ci sono 126 milioni di fotorecettori, quindi un ingegnere direbbe è una telecamera a 126 milioni di pixel o di punti. La coclea probabilmente, lo spettro di frequenze è comunque ampio, ma diciamo non diciamo ogni punto nella retina in questi 126 milioni è importante. Nella coclea il numero di punti lineari probabilmente può essere ridotto decisamente, almeno di un ordine di grandezza rispetto ai 126 milioni. Siamo sulle migliaia comunque, quindi diciamo da quel punto di vista lì sì, è più semplice, però sai, l'ingegneria e la biologia non puoi sempre vedere le cose, a volte è utile, a volte no. Secondo me una grossa differenza è l'aspettativa. Considera che cosa intendi? È l'aspettativa, diciamo, storicamente nasce da quello che abbiamo promesso ai pazienti, quello che gli abbiamo fornito e quello che loro si aspettavano. Allora, gli impianti cocleari nascono negli anni 50, giù di lì, nel 1950. All'inizio non è che andassero così bene. Vabbè, i primi sistemi erano rudimentali, avevano, vedi delle immagini con un microfono enorme che ti dovevi portare, insomma, e non è che andassero così bene. Però poi dopo nel tempo sono migliorati, abbiamo detto appunto adesso abbiamo una qualità utilizzabile, no? Vengono impiantati in neonati, per intenderci. Lì è molto importante perché comunque fa un entrainment del sistema che altrimenti mantieni diciamo quell'aspetto del circuito uditivo funzionante, che altrimenti se non senti mai dalla nascita c'è una certa atrofia, comunque è come se tu non fai mai esercizio, no? Il muscolo lì in bambini neonati inizi già a stimolare l'aspetto uditivo, quindi è molto importante. Però diciamo in qualche maniera venne accettato più facilmente, diciamo non più facilmente, però ci sono comunque persone che rifiutano l'impianto cocleare perché non lo trovano utile, semplicemente perché magari leggono le labbra. Diciamo, qual è l'alternativa di una persona non vedente, di una persona che non sente? È leggere le labbra. Ci sono altre alternative, però diciamo principalmente è quello, no? Beh, però direi che non può sentire la musica. Non può sentire la musica. Ora, la musica anche con gli impianti cocleari sì, allora diciamo però una sinfonia di Beethoven con gli impianti cocleari non so come si sente, cioè diciamo anche lì dipende dal livello di musica in qualche maniera. Però ancora passiamo dal clinicamente utile o l'economicamente utile al socialmente utile o personalmente utile. Però diciamo l'acceptance rate è decisamente più alto. Le protesi retiniche nacquero dopo in qualche maniera, anni 80, sulla scia degli impianti cocleari, proprio una di quelle persone lì sì. E secondo me è un po' come dire l'abbiamo fatto una volta, lo facciamo due. Cioè c'era una certa sicurezza che ci saremmo riusciti in qualche maniera, no? In realtà è stato molto più difficile e secondo me abbiamo anche promesso un po' troppo e di conseguenza i risultati poi non sono stati all'altezza delle aspettative. Quello ha creato una demotivazione molto forte. Diciamo, questo è uno degli aspetti principali. Poi sì, è probabilmente tecnicamente più difficile.
un impianto cocleare oggi con 22-32 elettrodi funziona decentemente bene, cioè se ogni elettrodo codifica per delle frequenze precise, no? Con 22 frequenze, poi si può giocare diciamo, utilizzare più elettrodi per spostare, si chiama current steering, comunque diciamo, si possono un po' moltiplicare questi elettrodi in qualche maniera, riusciamo a riprodurre una percezione uditiva abbastanza buona. Negli impianti visivi non è ancora chiaro quanti elettrodi servono ad oggi, però ci sembra esserci una certa diciamo, come dire, sembra che siamo d'accordo sul fatto che almeno 1 migliaio ce ne vogliono. È difficile dare un numero, poi 1 migliaio in un piccolo campo visivo è molto più complicato che così, però diciamo di base si tende a dire che almeno 1 migliaio ce ne vogliono per avere un'immagine che abbia un senso. E lì tecnologicamente è più complicato. Quindi diciamo sì, è più complicato, ma ci sono anche altri fattori. È una persona storicamente, proprio perché gli impianti cocleari arrivarono in una fase di sviluppo tecnologico degli anni 50, no? Mentre protesi retiniche non ce n'erano. Ebbene, le prime stimolazioni, diciamo, di protesi corticali per i non vedenti sono degli anni 60, i primissimi esperimenti. Le protesi retiniche arrivavano negli anni 80 con lo sviluppo della chirurgia in oftalmologia. In realtà nel tempo si sono sviluppati tutta una serie di dispositivi di ausili, non parlo del cane per i non vedenti o del bastone, ma c'è tutta una serie di altri dispositivi, no? Fino ad arrivare al giorno d'oggi allo smartphone, che è per eccellenza il dispositivo general purpose che fa tutto per i non vedenti, cioè per eccellenza, tale per cui l'asticella per le protesi visive si è alzata sempre di più. Congratulazioni, sei arrivato alla fine della clip. Per vedere l'episodio completo, clicca qui. Cosa aspetti?